Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Aldomet? Aldomet è un farmaco a base del principio attivo metidopa, appartenente alla categoria degli antipertensivi ad azione centrale e nello specifico metildopa. È commercializzato in Italia dall'azienda H Pharma. Aldomet può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Aldomet 250 mg 30 compresse rivestite con film. Aldomet 500 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: H Pharma. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: metildopa. Gruppo terapeutico: antipertensivi ad azione centrale. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: Aldomet è indicato nel trattamento dell'ipertensione moderata o grave. Posologia: Aldomet è disponibile in compresse da 250 e 500 mg di metildopa, per uso orale. Di solito si inizia la terapia somministrando, nelle prime 48 ore, 250 mg 2 o 3 volte al giorno. Successivamente la dose giornaliera può essere regolata, preferibilmente ad intervalli non inferiori a 2 giorni fino a raggiungere una risposta adeguata. Una volta raggiunta la dose efficace, nella maggior parte dei pazienti si osserva una graduale risposta della pressione arteriosa già entro 12-24 ore. La posologia di Aldomet consigliata ProDie va da 500 mg fino a 2 g in dosi suddivise. Benché alcuni pazienti abbiano risposto a dosi più elevate, non è risultato utile superare la dose massima ProDie di 3G. Le compresse da 500 mg sono state studiate per la terapia dei pazienti che richiedono 2 compresse da 250 mg per ogni dose somministrata. Questo tipo di posologia non è stato studiato per la terapia iniziale di pazienti ipertesi precedentemente mai trattati. Uso con tiazidici: qualora con una posologia giornaliera di 2 g di metildopa non si riesca a mantenere un efficace controllo della pressione arteriosa, si consiglia l'associazione con un diuretico tiazidico. Poiché è stato dimostrato che i tiazidici completano l'efficacia della metildopa, i pazienti dovrebbero essere seguiti attentamente in modo da scoprire variazioni della pressione arteriosa. Per prevenire un'eccessiva caduta dei valori pressori, il medico potrà scegliere, non appena associato un tiazidico, di ridurre del 50% la posologia di Aldomet oppure di continuare, se lo preferisce, con l'intera posologia di Aldomet associando un tiazidico con piccoli aumenti graduali della posologia in modo da determinare l'effetto potenziante. Aldomet può essere introdotto nella terapia antiipertensiva di pazienti trattati con tiazidici. La posologia di Aldomet dovrebbe essere limitata inizialmente a non più di 375 mg al giorno durante le prime 48 ore ed aumentata gradualmente ad intervalli non inferiori a 2 giorni fino a che venga ottenuta una risposta adeguata. Trasferimento da altri farmaci antiipertensivi. La terapia con Aldomet può essere iniziata nella maggior parte dei pazienti già trattati con altri farmaci antiipertensivi, sospendendo le somministrazioni di questi farmaci antiipertensivi gradualmente se richiesto. Prima di sospendere questi farmaci consultare la scheda tecnica. Aldomet, somministrato susseguentemente in pazienti già trattati con i precedenti antiipertensivi, deve essere limitato ad una dose iniziale di non più di 375 mg al giorno ed aumentata secondo bisogno ad intervalli non inferiori ai 2 giorni. Informazioni generali: la metildopa è abbondantemente eliminata per via renale. Pertanto, i pazienti con funzione renale compromessa possono rispondere a dosi di farmaco inferiori a quelle necessarie per i pazienti con funzione renale integra. Casi di sincope, verificatisi nei pazienti più anziani, sono stati messi in relazione ad una maggiore sensibilità dei pazienti con avanzata vasculopatia arteriosclerotica. Ciò può essere evitato riducendo la posologia di Aldomet. In molti pazienti si verifica un effetto sedativo per la durata di 2 o 3 giorni dall'inizio della terapia con Aldomet o quando si aumenta la dose. Quando si aumenta la posologia è consigliabile incominciare incrementando la dose serale. In tal modo si minimizza l'effetto sedativo senza che l'ipotensione posturale del mattino venga accentuata.
Talora, sia in fase iniziale che in fase avanzata di trattamento, può verificarsi assuefazione. È più probabile però che ciò si verifichi tra il secondo ed il terzo mese di terapia. L'aumento della posologia di Aldomet o l'adozione di una terapia associata con tiazidici frequentemente ristabilisce un controllo efficace della pressione arteriosa. Dato che la metidopa ha una durata di azione relativamente breve, l'interruzione del trattamento è seguita da un graduale ritorno ai precedenti livelli pressori di solito entro 48 ore. Ciò non viene complicato da un rimbalzo pressorio. Controindicazioni: malattie epatiche in atto, quali epatite acuta e cirrosi attiva. Gravi nefropatie con valori dell'azotemia molto elevati. Ipersensibilità, incluso disordini epatici associati ad una precedente terapia con metidopa, al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. L'uso di metidopa è controindicato in pazienti in terapia con i farmaci inibitori delle monoaminoossidasi, MAO. La metidopa deve essere usata con cautela nei pazienti con dati anamnestici di epatopatia o di disfunzioni epatiche, vedere paragrafo speciali avvertenze e precauzioni per l'uso. La metidopa non è consigliata per il trattamento di pazienti con feocromocitoma. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nel corso del trattamento con la metidopa si sono verificati rari casi di anemia emolitica acquisita. In considerazione di tale rischio, l'impiego del prodotto andrà limitato, dopo attenta valutazione vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Litio. In corso di trattamento concomitante con metidopa e litio, il paziente deve essere sottoposto ad attento monitoraggio per i sintomi da tossicità dovuta al litio. Altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Aldomet insieme ad altri farmaci come Aluneb, compresse rivestite, Lobidiur, compresse rivestite, Lobivon, Nebicard, Nebilox, Nebiscon, Nebivulolo ABC, Nebivulolo Alter, Nebivulolo Aristo, Nebivulolo Aurobindo Italia, Nebivulolo Doc, Nebivulolo EG, Nebivulolo idroclorotiazide Accord, Nebivulolo idroclorotiazide Doc generici, Nebivulolo idroclorotiazide EG, Nebivulolo idroclorotiazide Milan, Nebivulolo idroclorotiazide Sandoz, Nebivulolo idroclorotiazide Teva Italia, Nebivulolo CRK, Nebivulolo Milan Italia, Nebivulolo Pensa, Nebivulolo Sandoz, Nebivulolo San, Nebivulolo Technigen, Nebivulolo Teva Italia, Nebivulolo Zentiva, Nobistar, Nobizide, compresse rivestite, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aldomet durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aldomet durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Aldomet è stato utilizzato nel trattamento dell'ipertensione in gravidanza, sotto stretta sorveglianza medica e supervisione ostetrica. Non si sono avute prove che Aldomet provochi anormalità fetali o danneggi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il paziente deve essere avvisato sui possibili effetti indesiderati che possono compromettere l'acuità mentale, come sedazione e senso di testa vuota, ed interferire con la capacità di guidare e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Significativi effetti indesiderati dovuti ad Aldomet sono stati poco frequenti. All'inizio del trattamento o quando si aumenta la posologia, si può riscontrare un effetto sedativo di solito transitorio. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio acuto può produrre ipotensione acuta ed altre reazioni attribuibili a disfunzioni cerebrali e gastrointestinali, eccessiva sedazione, debolezza, bradicardia, vertigini, senso di testa vuota, costipazione, distensione, flatulenza, diarrea, nausea, vomito. Non esiste un antidoto specifico. In caso di sovradosaggio vanno utilizzate misure sintomatiche e di supporto. Se l'ingestione è recente, una lavanda gastrica o il vomito può ridurre l'assorbimento. Quando è passato più tempo dall'ingestione, per promuovere l'escrezione urinaria possono essere d'aiuto delle fleboclisi.
Altrimenti, il trattamento va effettuato con speciale riguardo alla gettata ed alla frequenza cardiaca, alla volemia, al bilancio elettrolitico, all'ilo paralitico, alla funzione urinaria ed all'attività cerebrale. La somministrazione di farmaci simpatico-mimetici può essere indicata. La metidopa è dializzabile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiipertensivo, sostanza antiadrenergica ad azione centrale. Codice ATC. C02AB01. Aldomet è un antiipertensivo che riduce la pressione arteriosa sia in posizione clinostatica che ortostatica. L'effetto antiipertensivo, proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento della metidopa mostra ampie variazioni individuali. In 2 studi la sua biodisponibilità era nel range dall'8% al 62%. Dati preclinici di sicurezza. Le prove di laboratorio farmacologiche e tossicologiche relative alla metidopa sono molto interessanti, data la sua stretta somiglianza strutturale con gli aminoacidi, naturali precursori della mediazione adrenergica del sistema neurovegetativo. Elenco degli eccipienti: acido citrico anidro, sodio calcioidetato, etilcellulosa, gomma guar, cellulosa polverizzata, silice colloidale idrata, magnesio stearato, ipromellosa, glicole propilenico, titanio diossido, talco, ferro ossido rosso, E104 giallo chinolina su. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aldomet a base di metidopa sono: Aldomet, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.